Salve a tutti, in questa lezione vi insegnerò a dipingere degli uccellini con una tecnica mista. Io ho preso un cartoncino color grigio e ho disegnato sopra degli uccellini con una matita HB. Inizio subito con colorare una base sotto con degli acquerelli. In Godet prendo dei toni medi, per esempio per i rami ho preso un terra d'ombra bruciata e lo tengo abbastanza diluito il colore. La carta non è carta da acquerello, quindi non tantissimo perché non me l'assorbirebbe. Lo stesso vado a preparare anche il tono sotto per crearmi una base che poi andrò a terminare con delle matite, con altre tecniche tipo anche pastelli, gessetti, e inizio subito un po' a sfumare e a fare con gli acquerelli quello che è il tono di fondo generale sia degli uccellini di sopra che di sotto, sia dei rami, diciamo di tutti gli elementi sui quali andrò poi a dipingere. Logicamente inizio già a differenziare da subito i colori mettendo i toni più chiari, i toni più scuri, in base, è logico, al soggetto che desidero realizzare, e procedo così per, diciamo, fino a che non ho coperto tutta la superficie del mio dipinto. Dopodiché vado a reinserire dei chiari una volta che è asciugato il colore sotto, e vado a chiaroscurare proprio per creare il volume sia dei miei uccellini che dei rami, e vado a dettagliare sempre più, intervenendo sempre con gli acquerelli, tutte le parti. Sapete che nell'asciugarsi l'acquerello cambia di colore. Poi prendo le mie matite e vado a rafforzare per esempio degli arancio, dei giallo, del piumaggio di questi uccellini, e continuo per tutto il corpo con tutte le piume. I bianchi, per esempio, in alcuni punti posso farli sia con una matita, esistono matite molto morbide e buone, vi lascio poi le indicazioni se siete interessati anche per acquistarlo in descrizione. Tra l'altro ci tengo a sottolineare che troverete sul mio canale YouTube anche indicato uno shop artistico dove vi consiglio tutti i materiali anche che io uso, che ritornano veramente utili per tanti lavori. Qui vedete continuo sempre con chiaroscurare, in dei punti uso il colore più intenso nero, in dei punti prendo tonalità diverse, sovrapponendo varie tonalità di matite create con pazienza tutte le sfumature. Logicamente anche la tipologia di piume, cercate di dare un verso e un senso anche al vostro piumaggio. Potete anche coprire con della carta, se avete timore di macchiare il disegno, con della carta tipo quella anche da forno. Io ora sto attenta a non sporcare, e con tutte le varie matite, vedete, io vado a fare tutti i dettagli e continuo così. Lo stesso anche per esempio nei rami. Anche i rami saranno chiaroscurati e quindi anche i rami in dei punti interverrò con il marrone più intenso, in dei punti metterò il bianco. I miei punti, vedete, ripasso proprio anche con il nero, proprio per accentuare di più, e poi lavorando con le matite riesco a fare anche un tratto sempre più fine e più preciso. Con la matita bianca vado a rimarcare i toni più chiari, ma se non fosse sufficiente posso sempre prendere un acrilico che uso quasi sempre per i miei lavori, che si diluisce appunto con l'acqua. Prendo ancora dei gessetti, pastelli, e vedete già con queste, sfumando con quella spugnetta,
riesco a ottenere ancora effetti sempre più morbidi. Questo è il bianco ad acrilico che mi consente di tirare ancora fuori con maggior dettaglio, maggior forza i chiari. I chiari che posso decidere sia di mettere sui rami, ma anche sugli uccellini veri e propri, mettendo, vedete, nel piumaggio alcuni dettagli. E poi userò questo acrilico anche per fare per esempio degli schizzi che possono raffigurare in questo caso la neve. Quando fate gli schizzi, mi raccomando, coprite il disegno sottostante e poi ancora una volta andrò a rifinire, a ridettagliare sempre il tutto. Potete lavorarci più tempo, logicamente ci lavorate, più otterrete dettagli preziosi che renderanno il vostro soggetto sempre più realistico. Se video come questo vi interessano, vi invito a iscrivervi al mio canale, attivate anche la campanella per non perdere tutte le curiosità. Io sono una pittrice, anche una storica dell'arte, quindi se siete interessati anche alla storia dell'arte, vi consiglio di seguire anche la mia rubrica di curiosità d'arte, le mie pillole di viaggio nell'arte. E se desiderate anche sostenere il mio canale, oltre a lasciarmi un like, potete anche sottoscrivere un abbonamento. Vi ringrazio per avermi seguita fino a qui. Se avete fatto dei disegni e vi fa piacere inviarmeli per avere un confronto, è un lavoro comunque di pazienza, ma vi consente di sperimentare molto, di tirare fuori veramente anche tutta la vostra sapienza e capacità. A questo punto ripasso, vedete, con dei toni, metto del bianco e poi ripasso con il terra di siena bruciata sopra, però mi crea un effetto, logicamente, mettendo il bianco sotto, più chiaro. Grazie, a presto.